Ciao amici ed amiche e bentornati su Christ Tech. In questo video vi porto attraverso una reinstallazione pulita di Windows 11. Prepareremo la chiavetta USB, avvieremo l'installazione, formatteremo il disco e alla fine creeremo anche un account locale senza passare dall'account Microsoft. Per chi invece non può installare Windows 11 a causa dei requisiti o dei relativi blocchi hardware, vi consiglio di recuperare il mio video dedicato all'installazione tramite Rufus. Lo trovate qui sopra nel tooltip e anche in descrizione. Ricordate che questa procedura elimina definitivamente i dati, quindi se avete qualcosa di importante vi consiglio di fare un backup. Ora la sigla e poi cominciamo. Apriamo il browser e digitiamo nella barra degli indirizzi microsoft.com. Una volta nel sito cerchiamo Download Software e clicchiamo la voce corrispondente. Nella pagina che si apre selezioniamo Windows 11 e successivamente alla voce Crea il supporto di installazione per Windows 11, clicchiamo su Scarica ora per ottenere il Media Creation Tool. Quando lo scaricamento è completato, chiudiamo il browser e inseriamo nel PC una chiavetta USB da 16 GB vuota. Poi apriamo la cartella Download e facciamo doppio clic sul file appena scaricato per avviarlo. Dopo il breve caricamento iniziale, accettiamo le condizioni di licenza. Di solito il tool seleziona automaticamente le impostazioni ottimizzate per il PC in uso e anche togliendo il segno di spunta, l'unica cosa personalizzabile è la lingua. Quindi lasciamo tutto così com'è e clicchiamo avanti. A questo punto possiamo scegliere se usare una chiavetta USB oppure scaricare l'ISO per poi masterizzarla. La procedura di installazione è identica, anche se tramite USB è decisamente più veloce. Siccome abbiamo già inserito la nostra chiavetta, selezioniamo Unità Flash USB. Clicchiamo Avanti e dall'elenco scegliamo la nostra unità. Quindi avviamo la creazione del supporto, cliccando sull'ultimo avanti. Ci vorranno alcuni minuti, molto dipende dalla congestione del server e dalle prestazioni generali del PC. Al termine clicchiamo su Fine. Se nel PC abbiamo più dischi, magari degli hard disk dedicati ai dati, è fondamentale evitare di formattare quello sbagliato. Con un piccolo accorgimento possiamo evitare qualsiasi errore. Vediamo subito di cosa si tratta. Andiamo in Gestione attività, Prestazioni e annotiamoci il numero del disco di sistema. Nel mio caso, ad esempio, è disco 0. Questo dato ci servirà durante il processo di installazione di Windows. Ora non ci resta che avviare l'installazione dalla chiavetta. Possiamo farlo in due modi. Il primo è il metodo classico, entrando nel BIOS e modificando manualmente l'ordine di avvio. Il secondo è il metodo più veloce e moderno, tramite il boot menu, che permette di avviare l'installazione senza toccare le impostazioni del BIOS. Questo metodo è generalmente il più comodo, perché evita di dover rimettere a posto l'ordine di avvio una volta terminata l'installazione. Vediamo quindi entrambi i metodi. Per entrare nel BIOS non esiste un tasto universale. Solitamente basta premere Canc o F2, come nel mio caso con Asus. In genere, durante il caricamento, in basso viene indicato chiaramente quale tasto premere per accedervi. Ora riavviamo il PC
con la chiavetta USB inserita e premiamo Canc o F2 ripetutamente, prima che compaia il logo del produttore o di Windows. Nei BIOS moderni, come questo, con interfaccia grafica, dobbiamo abilitare la modalità avanzata. Su molte schede madri, come questa, è F7, mentre su altre, come Gigabyte, può essere F2. Solitamente, comunque, il tasto da premere è sempre indicato nella schermata principale, accanto alla voce Advanced Mode. Una volta entrati nella modalità avanzata, selezioniamo Boot in alto, poi Boot Option Priorities e in Boot Option 1 apriamo il menu a tendina e scegliamo la chiavetta USB, nel mio caso una Kingston G3. Il disco principale verrà automaticamente spostato al secondo posto. A questo punto portiamoci su Exit e clicchiamo su Save Changes and Reset. Confermiamo con OK e il PC si riavvierà avviando automaticamente l'installazione di Windows 11. Nei BIOS classici, quelli blu e grigi con la navigazione tramite tastiera, la voce Boot è quasi sempre presente nella barra in alto. Entriamo quindi nella scheda Boot e selezioniamo Boot Device Priority o una voce molto simile, dove troviamo l'elenco delle periferiche da cui il sistema può avviarsi. I comandi per cambiare l'ordine sono sempre indicati chiaramente a destra o in basso. Selezioniamo la chiavetta con le frecce direzionali e spostiamola in alto nella lista usando più oppure F6 in base ai modelli. Fatto questo, premiamo ESC per tornare indietro. Andiamo nella scheda Exit e scegliamo Save Changes and Exit per salvare le modifiche. Al riavvio partirà automaticamente l'installazione di Windows 11. Premiamo ripetutamente F8 prima che compaia il logo del produttore o di Windows. Quando appare il boot menu, selezioniamo la chiavetta USB con la tastiera o mouse in base ai modelli di scheda madre e premiamo Invio per avviare l'installazione di Windows 11. Ovviamente qualche piccola differenza tra un BIOS e l'altro può esserci, ma la logica è praticamente la stessa. Una volta nella schermata di installazione, nelle impostazioni della lingua, lasciamo italiano e clicchiamo avanti. Per la tastiera, se il layout è corretto, clicchiamo sempre avanti. In opzione installazione, lasciamo installa Windows 11 e accettiamo che tutto venga eliminato, quindi avanti. Per quanto riguarda il product key, se abbiamo già usato Windows 11 su questa macchina e la licenza è collegata al nostro account Microsoft, non dobbiamo inserire nulla. L'attivazione verrà recuperata automaticamente dopo l'accesso. Se invece non abbiamo una licenza digitale associata all'account, possiamo inserire qui il nostro seriale. In alternativa, possiamo cliccare su Non ho un codice product key e continuare. Windows si installerà comunque e potremo attivarlo in seguito dalle impostazioni. In questo caso seleziono Non ho un codice product key. Dopo il caricamento appariranno le edizioni disponibili. Scegliamo quella in nostro possesso e clicchiamo avanti. Accettiamo le condizioni di licenza e passiamo alla schermata dove andremo a preparare il disco. Qui è fondamentale usare il numero del disco che abbiamo salvato in precedenza, perché come possiamo vedere ci sono diverse partizioni e anche un disco archivio. È facile confondersi e cancellare quello sbagliato. Nel mio caso il disco di sistema è il numero 0. Quindi guardiamo la colonna a sinistra e identifichiamo tutte le partizioni che appartengono al disco 0. L'unica che possiamo formattare è quella primaria, cioè quella dove è installato Windows.
Le altre di sistema non sono formattabili, si possono solo eliminare. Quindi selezioniamo quella primaria del disco 0 e clicchiamo su Formatta partizione. Una volta fatto la eliminiamo facendo clic su Elimina partizione. Ripetiamo l'eliminazione per tutte le altre, contrassegnate con il numero 0. Al termine, tutte le partizioni eliminate verranno unite automaticamente nello spazio non allocato del disco. A questo punto selezioniamolo e clicchiamo Avanti per avviare l'installazione di Windows. Dopo qualche riavvio ci ritroveremo nella configurazione finale. In area geografica selezioniamo Italia e clicchiamo Sì. In Layout tastiera e metodo di input accertiamoci che sia corretto e premiamo Sì. Alla richiesta di aggiungere un secondo layout tastiera, clicchiamo Ignora e attendiamo gli aggiornamenti. Successivamente ci verrà chiesto di assegnare un nome al dispositivo. Inseriamolo e clicchiamo Avanti e il PC si riavvierà. Tornati alla schermata di configurazione, se il PC è domestico, selezioniamo Configurazione per uso personale. A questo punto Windows ci chiederà di accedere con un account Microsoft. Se vogliamo usarlo, clicchiamo Accedi, inseriamo le credenziali e proseguiamo con gli ultimi semplici step. Se invece, arrivati a questo punto, vogliamo creare un account locale, senza usare l'account online, scolleghiamo la rete, premiamo Shift più F10 per aprire il prompt dei comandi e digitiamo obi/bypass NIRO e premiamo Invio. Il PC si riavvierà. Al termine dovremo ripetere i passaggi iniziali e conclusa questa breve procedura comparirà l'opzione Non ho internet, che ci permette di creare un account locale. Inseriamo il nome e clicchiamo Successivo. Nel campo Password possiamo lasciarlo vuoto e cliccare nuovamente Successivo. Nelle impostazioni di privacy mettiamo tutto su No e nei dati diagnostici selezioniamo Solo obbligatori. E attendiamo la configurazione finale. Ed eccoci sul desktop. A questo punto possiamo riabilitare internet. Per concludere, vi consiglio di completare gli aggiornamenti da Windows Update, installare i driver principali e solo dopo aggiungere le vostre applicazioni. In questo modo il sistema sarà completamente pronto e ottimizzato. E anche questa guida è terminata. Se il video vi è piaciuto e volete supportare il canale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un like e un commento. Noi ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao!